Buongiorno amici e ben ritrovati. Prepariamo una ricetta davvero golosissima. Una crostata di pasta sfoglia con peperoni, patate e straccetti di pollo. Per realizzarla ci servono circa un 350 g di straccetti di pollo, un bicchiere di vino bianco, 2 patate, 2 peperoni, uno giallo, uno rosso, olio extravergine d'oliva, rosmarino, aglio all'oro e naturalmente 2 rotoli di pasta sfoglia già pronta. Mettiamo quindi l'aglio schiacciato all'interno di una padella capiente insieme a circa 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Bene, innanzitutto vi chiedo scusa per la padella completamente graffiata, però non ne ho una grande nuova, quindi la devo ricomprare, abbiate un attimino di pazienza, la comprerò subito. Allora facciamo rosolare il nostro aglio e dopo aggiungiamo i tocchetti di pollo. Suggerisco di eliminare l'aglio, così non lo ritroveremo poi nella nostra crostata, e lo buttiamo via. Aggiungiamo quindi le nostre spezie, il rosmarino e l'alloro. Un po' di pepe nero che prima ho dimenticato di menzionare. Sfumo con il vino. Incidiamo il peperone e leviamo questa parte qui che si chiama picciolo. E lo tagliamo a metà. Adesso dobbiamo eliminare i filamenti bianchi, che sono questi. Possiamo anche tagliarlo così ci avvantaggiamo, tanto dobbiamo tagliarlo in listarelle. Lo andiamo a battere all'interno di una ciotola, in questo modo vedete tutti i semini si scrolleranno via. Bene, adesso prendiamo il peperone dalla parte della polpa e andiamo a tagliarlo a striscioline, in questo modo. Le giriamo dalla parte opposta e creiamo la nostra dadolata. Bucciamo anche le patate, tagliamo in fette, poi tagliamo nel senso della lunghezza, e ancora nel senso opposto per ottenere dei dadini, anche in questo caso. In questo modo si cuoceranno in maniera più veloce. Non resta che inserirli all'interno della padella. E farli saltare insieme al pollo a fuoco vivace. Aggiustiamo adesso di sale, come vedete prima non l'ho aggiunto, lo aggiungiamo direttamente adesso.
Con 2 cucchiai di legno mescoliamo bene. Guardate che colori stupendi! Bene, a questo punto lasciamo raffreddare. Questo è già ottimo da mangiare così, ma lo lascio raffreddare completamente e dopo lo inseriremo nella nostra crostata di pasta sfoglia. Prendiamo adesso una pirofila, tonda possibilmente, da 26 cm di diametro. E andiamo a rivestire la nostra pirofila con la pasta sfoglia. Cerchiamo di pressare bene il fondo, vedete, in questo modo manterrà meglio la forma. Naturalmente ho lasciato la carta da forno in dotazione con la stessa pasta sfoglia. Con una forchetta andiamo a bucherellare il nostro fondo. In questo modo non crescerà e non si formeranno delle bolle d'aria, lasciando poi parzialmente delle parti della nostra sfoglia crude. Inseriamo quindi i nostri peperoni, patate e pollo. Prendiamo l'altra sfoglia e dividiamola a metà. Applichiamo quindi le nostre striscioline di pasta sfoglia sopra la nostra crostata, facendo pressione con i pollici ai bordi. Adesso pizzichiamo tutti i lembi di pasta che fuoriescono dalla tortiera. Tagliamo via la carta forno in eccesso in modo che non si bruci in forno e inforniamo a 190 gradi per 20 o 25 minuti, fino a che risulterà bella dorata, così. Per renderla ancora più bella potrete spennellarla con dell'uovo prima di metterla in forno. Io questa volta ho preferito lasciarla così, più rustica. Cosa ne pensate? Vi piace questa ricetta? Fatemelo sapere con un commento qua giù. E ricordate, se vi va di sostenermi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bacioni, buona serata e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Ciao! Ed eccoci qua anche stasera con un piatto golosissimo. Benvenuti amici! Oggi vi presento una rivisitazione del saltimbocca alla romana, un piatto eccezionale, però fatto in maniera